Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare vi lascio velocemente sullo schermo l'invito ufficiale appunto all'evento di inaugurazione del progetto Talent's Dream, di cui vi ho parlato brevemente nel video precedente. Ci sarà un evento dove saremo tutti assieme, si mangerà qualcosa, insomma, ci sarà anche la presentazione con me e Roberto Rolfo. Chi è in zona Lugano, comunque Ticino, si terrà a Chiasso. Se volete passare siete i benvenuti. Vi lascio tutte le info sullo schermo e se avete dubbi o qualche domanda scrivetemi pure su Instagram che vi rispondo. Detto ciò, oggi parliamo di un argomento un po' controverso. Arrivo tardi perché non ho avuto tempo dato le mie ultime gare test che ho fatto appunto per la prossima stagione, però come vi avevo promesso rieccomi su YouTube. Infatti sto anche provando una telecamera nuova che ho preso, quindi ditemi com'è la qualità. Oggi parliamo quindi dell'argomento più discusso delle ultime settimane della MotoGP, l'argomento di Álvaro Bautista. Come fa un campione del mondo Superbike, 2 volte campione del mondo Superbike, a passare dal vincere tutto a penultimo o intorno alle ultime posizioni comunque in MotoGP? Quindi in questo video andremo a parlare di due temi principali. Il primo, perché Bautista ha faticato così tanto in MotoGP, quindi come fa un pilota che vince 2 mondiali in Superbike quasi in scioltezza a essere praticamente ultimo sulla griglia della MotoGP. E il secondo tema, i cambi di regolamento della Superbike, cioè il peso combinato motopilota. Se realmente ha senso mettere una regola di peso motopilota combinati, minima o massima, e andremo a parlarne in questo video. Allora, c'è da dire che Bautista è un pilota veloce, ma non è un talento cristallino. Quando è in condizioni di andare forte, va forte perché ha esperienza e si trova bene con la Ducati appunto. Ma perché è andato così male in MotoGP? Allora, in MotoGP ragazzi ci sono un sacco di cose da tener conto. A discapito dell'annuncio che hanno fatto dopo il test di Misano, dove poteva essere veramente competitivo, va bene tutto, ma via con sti ponti dal test alla gara ne passa. Poi è venuto fuori che lui era anche infortunato, quindi non so quanto testo possa fare, però fattore in più da tenere in considerazione. Se veramente l'ho limitato così tanto o è solamente una scusa per calmare un po' gli animi, ecco. Questo non lo sapremo mai, lo sa solo lui e Ducati appunto. Però quello che è sicuro è che non ha fatto una bellissima figura, ha fatto quasi perdere credibilità alla Superbike. Per dire, il primo alla Superbike va a MotoGP e prende schiaffi a destra e a sinistra, allora non è un campionato serio. Non è così ragazzi, sono due moto diverse completamente. Una è un prototipo appunto, una moto presa e costruita attorno alle necessità del pilota solo per la pista, e l'altra è una derivata di serie adattata al pilota e resa più veloce possibile per la pista. Due approcci completamente differenti, una nasce in pista, l'altra nasce in strada e viene modificata per la pista, che se ormai i Superbike sono quasi dei prototipi totalmente, però per regola, come molti sapranno, devono per forza avere la stessa moto in vendita, quindi a tutti gli effetti è una moto stradale. Detto ciò, Bautista può aver avuto difficoltà in tanti fattori, a partire dalla frenata, perché c'è un'aerodinamica in Superbike non c'è. Gestire la potenza della MotoGP dato il suo peso, anche se non mi sembra un fattore così tanto importante, dato che Pedrosa, anche più basso e più leggero, ha fatto meglio di lui, molto meglio, addirittura è andato a podio, quindi non è un fattore così importante, ecco. Però comunque passare da una Superbike a una MotoGP, tralasciando tutti i test e le robe varie che ha fatto, non è neanche così facile. In una MotoGP poi così competitiva a fine campionato, io non mi aspettavo niente. Poi c'è chi aspettava il podio, le vittorie ed è rimasto deluso, però francamente in un'altra condizione lo vedrei da top 10, perché come abbiamo visto già in passato Bautista è forte ma non fortissimo, e poi non è più giovane come era un tempo. Gente di 20 anni adesso che pesta veramente duro in MotoGP, quindi dura stare dietro, perché vi immaginate uno che guida la GP tutto l'anno, lui fa una gara a fine campionato dove il livello si è alzato perché tutti hanno corso tutto l'anno, sono tutti al loro top, allora è praticamente impossibile. Tutto quello che si diceva sul Bautista vince solo per la moto gli ha appunto dato ragione, anche se io non credo sia così. Arriviamo quindi al fattore del peso, che in MotoGP non c'è un peso combinato motopilota, c'è in Moto3 e in Moto2, in MotoGP non c'è, e quindi questo avrebbe dovuto giocare a favore di Álvaro, ma non è stato così. Con le moto sono tutte leggere, molto aerodinamiche, molto potenti, si vede veramente poco, a differenza di velocità pura, ecco, sui rettini, se vogliamo dire così. Mentre sul bike si nota quel tantino in più, soprattutto se è una moto potente come Ducati. Veramente la V4 fa un altro sport rispetto a un R1 per esempio, quindi si nota veramente molto di più. La regola che verrà introdotta nel 2024 secondo me non ha alcun senso, perché moto e pilota hanno una combinazione di peso che può sfavorire il pilota più leggero. Voglio dire, ora non ho bene in mente i dati, in caso ve li lascio sullo schermo, quindi i dati del peso moto più pilota, però mettete conto che Bautista pesa poco meno di 60 kg e deve maneggiare una moto che ne pesa 180, diventa faticoso per lui rispetto a un Toprak che magari pesa 70 kg, deve mangiare una moto che pesa 20 kg in meno, capite? C'è un grosso problema, perché il pilota alto è anche più pesante, però ha anche più forza, voglio dire, nei cambi di direzione, nello scaldare le gomme,
in caso faccia freddo, frenata, sì, va quel tantino meno sul dritto, ma recupera in tutti gli altri ambiti, ecco. Non lo dico perché anch'io sono di statura come lui, ci tengo a precisarlo. Bro, what are you talking about, man? Lo dico perché mi sembra un po' stupido pensare che un pilota del Giro abbia vantaggi su tutta la linea, perché come avete visto con Honda, che aveva meno potenza e non poteva guidarla come voleva lui, allora ha fatto molto più fatica. Però anche lui ci mette del suo, perché se vedete la gara di Jerez, gli altri piloti Ducati non guidavano come guidava lui guidava tutto di traverso e l'anteriore rimaneva in linea, così poteva frenare per più tempo, più metri dopo gli altri appunto, e quindi entrare più forte in curva. Non dico ai livelli di Toprak, perché Toprak è in un altro mondo, però Bautista per il suo peso e tutto faceva un altro sport rispetto agli altri piloti Ducati. Allora non è solo la moto, è una combinazione di fattori, perché Bautista, ragazzi, l'unico vantaggio che realmente aveva era sui rettilini, perché se voi vedete in staccata, anche comparato a Rinaldi appunto, faceva veramente un altro sport e la moto è la stessa. Non è il fatto che lui sia 10 cm meno di Rinaldi che fa sta gran differenza, non lo so, parlando a caso, perché in termini di prestazioni Bautista, ragazzi, veramente ha massacrato il suo compagno di squadra e tutti gli altri piloti Ducati, quindi una spiegazione per forza c'è. Non venite a dirmi poi che la moto è fatta su di lui, il complotto e le cose, perché non ci crede nessuno, ragazzi. Ormai in Superbike c'è poco da star lì a dire, c'è una moto e un pilota che vanno forte assieme, vincono. Vedete Giovanni con Kawasaki, vedete Toprak con Yamaha. Da quando è arrivato Bautista è stata una coppiata vincente subito con Ducati, si è trovato bene, infatti si sono visti i risultati. Però a mio parere l'anno prossimo in Superbike con questa regola del peso sarà molto svantaggiato e rischiamo quasi di vedere un Bautista molto più indietro rispetto ai primi, per il semplice fatto che non riesce più a essere così fluido nella sua guida per il peso della moto. Appunto nella staccata farà più fatica perché avrà più massa della moto da sostenere, ecco, quindi si stancherà di più nei cambi di direzione. L'unica roba che lo metterà al livello degli altri sarà l'accelerazione, quindi andrà come gli altri sul dritto, ma avrà uno svantaggio appunto nelle curve o comunque nel bilanciamento dei pesi, perché immaginate c'è la moto che pesa un tot, tu che pesi poco non riesci a muoverla, al contrario se la moto pesa poco tra virgolette e tu pesi un filo di più, riesci a spostarti avanti e indietro, riesci a gestirti meglio i trasferimenti di carico. Quindi questo qua è veramente un argomento che andrò a trattare in dettaglio più in là, e quindi a mio avviso ha poco senso svantaggiare così un pilota, perché quello più pesante riesce a avere più impronta a terra schiacciando la gomma davanti e frenare un filo dopo, allora alla fine si bilancia le prestazioni in bene o male, perché vi ripeto, Bautista con Honda non faceva questa gran differenza, anzi era indietro, pesava sempre uguale, ragazzi, non è che nel giro di un anno ha perso 20 kg, quindi la Superbike secondo me ha fatto una regola che ha poco senso. È giusto non mettere una regola di peso a mio parere, e ognuno ha i propri vantaggi e svantaggi. Cambia un po' secondo me in Moto 2 e in Moto 3 dove sono tutte praticamente uguali, allora peso per bilanciare ha un po' più senso. Però fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, spero che il video vi sia piaciuto, che l'avete trovato interessante. Ricordatevi dell'invito e dell'evento che terremo appunto il 21, lasciate un like, iscrivetevi al canale, i social tutti in descrizione, trovate anche il nuovo sito appena creato dell'Academy. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.